Ciao a tutti, oggi parliamo dei corpi estranei esofagei. Prima di iniziare con questa patologia, voglio fare sempre una piccola premessa. Questi sono video sempre molto a titolo informativo che servono più per un pubblico generalista per conoscere determinate situazioni che possono colpire i vostri cani e gatti. Ovviamente sono molto felice se apprezzate questi video, però non servono per diagnosticare oppure per capire se il vostro cane può avere quella patologia o meno. Semplicemente sono dei video che hanno come unico scopo quello di informarvi sulla presenza di alcune patologie che giustamente una persona che non ha studiato medicina veterinaria non è tenuta a conoscere, quindi sono semplicemente delle piccole pillole informative su un mondo che probabilmente l'80% delle persone che seguono i video su YouTube non conosce. Oggi voglio parlarvi dei corpi estranei esofagei. I corpi estranei che cosa sono? Sono tutti quegli oggetti che generalmente non dovrebbero transitare nell'apparato digerente dei nostri animali. Possono essere dei corpi estranei che si bloccano all'esofago, quindi corpi estranei esofagei, che si fermano allo stomaco oppure che possono arrivare anche all'intestino, quindi avremo corpi estranei gastrici, corpi estranei intestinali. A volte possono essere anche aspirati, quindi possono anche trovarsi nell'apparato respiratorio dei nostri animali. Sono più frequenti nei cani rispetto ai gatti per il comportamento tipico dei cuccioli che sono degli spazzini praticamente. E oggi parliamo esclusivamente di quelli esofagei, poi in altri video parleremo di quelli gastrici e poi di quelli intestinali. Il corpo estraneo esofageo praticamente è un corpo estraneo che si blocca a livello dell'esofago. Generalmente ci sono tre punti particolari in cui i corpi estranei si bloccano e sono all'ingresso del torace, sulla base del cuore e all'ingresso del cardias. I corpi estranei più frequenti che possiamo trovare a livello di esofago nei nostri cani sono generalmente gli ami da pesca, che hanno ovviamente una curvatura che può perforare l'intestino e bloccarsi. Le ossa, sono frequentissime le ossa, quindi apriamo una parentesi, non diamo le ossa ai nostri cani per evitare queste complicazioni. E il terzo sono quegli snack a base di clorofilla che soprattutto nei cani di piccola taglia possono ovviamente bloccarsi a livello esofageo e mimare un corpo estraneo esofageo, quindi sono comunque considerati dei corpi estranei. Il corpo estraneo di solito che cosa crea nello stomaco? Può creare un'ostruzione che può essere totale oppure parziale, oppure può provocare nei casi più gravi una perforazione, cioè si perfora l'esofago con tutte le complicanze ovviamente causate da una perforazione esofagea. Calcolate che l'esofago transita per parte transita nel collo, ma per buona parte transita nel torace, quindi con tutte le problematiche che può dare una perforazione a livello toracico. I sintomi generalmente sono il sintomo classico è il rigurgito che è fondamentalmente diverso dal vomito e che è il classico sintomo dei problemi esofagei, dall'esofagiti al megaesofago al corpo estraneo esofageo, alle stenosi, quindi abbiamo rigurgito. A volte possiamo avere algia, se è parziale potremmo avere rigurgito dei cibi solidi e non di quelli liquidi. Generalmente nei casi più gravi possiamo avere grave dolore, quindi un cane molto sofferente. In caso di perforazione oppure di coinvolgimento della trachea, se il corpo estraneo è molto grosso, possiamo avere anche sintomi legati ovviamente all'apparato respiratorio, quindi con dispnea.
Come si diagnosticano i corpi estranei esofagei? Generalmente l'anamnesi è molto importante, il proprietario molto spesso ci riferisce di aver dato magari delle ossa oppure di aver visto il cane ingerire un determinato oggetto, e quindi questo ci indirizza ovviamente verso la probabilità di trovare un corpo estraneo esofageo se abbiamo rigurgito, dispnea. Oppure il proprietario può non accorgersi che il proprio cane ha mangiato un corpo estraneo, e quindi generalmente si vedono attraverso la radiologia diretta. La maggior parte dei corpi estranei riusciamo a vederli attraverso la radiologia diretta, e attraverso la radiologia possiamo anche valutare se ci sono presenze di perforazione, se c'è il coinvolgimento anche del torace. Però diciamo l'esame diagnostico per eccellenza è poi l'endoscopia che permette sia di individuare il corpo estraneo esofageo, sia in molti casi di poterlo togliere attraverso ovviamente l'endoscopio, attraverso degli strumenti particolari che si utilizzano con l'endoscopio. A volte in caso magari delle ossa vale più la pena insufflare l'esofago per cercare di portarlo poi a livello di stomaco. In alcune situazioni vale più la pena portare il corpo estraneo in esofago e poi valutare se è il caso di, nel caso delle ossa, valutare il caso di aspettare, vedere se poi l'osso transiterà nello stomaco, nell'intestino, quindi una valutazione si può aspettare in una prima fase, oppure decidere di fare di intervenire chirurgicamente ed asportarlo. Nel caso invece di corpi estranei come ami, come oggetti metallici o come oggetti che non verranno sicuramente intaccati dai succhi gastrici, in quel caso lì ovviamente una volta che finiscono nello stomaco bisogna ovviamente intervenire chirurgicamente per evitare invece cose più gravi. In altre invece situazioni si può tranquillamente portare fuori attraverso l'esofago, collo e poi si esce dalla bocca il corpo estraneo, e quindi è sia diagnostico e terapeutico, in questo caso l'endoscopia. Poi ovviamente una volta tolto il corpo estraneo si valuta l'aspetto dell'esofago, se ci sono perforazioni, se ci sono esofagiti da reflusso, se ci sono lesioni che possono ovviamente poi essere gestite dal punto di vista con un trattamento medico. Per concludere, la prognosi varia in base al fatto che il corpo estraneo possa perforare o meno l'esofago. Di solito è buona quando non ci sono perforazioni esofagee, mentre invece è riservata quando ci sono delle perforazioni esofagee. Quindi mi raccomando, perché i corpi estranei esofagei possono uccidere, ricordiamocelo. Soprattutto l'ultimo consiglio che voglio darvi è quello di non dare le ossa ai vostri cani, soprattutto quelle delle vertebre, perché si è visto che molto spesso riescono a incastrarsi a livello esofageo le ossa vertebrali. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.